Da oggi sono l'infame. Ciao direttore, Direttore, buongiorno. la tua ironia è come sempre, diciamo, la cura migliore per non morire e per andare avanti, però vorrei essere serio ed esprimerti chiaramente la nostra massima solidarietà per quello che è un attacco vile. La libertà di espressione va sempre salvaguardata, come ha detto anche il nostro amico, che bonariamente, insomma, a volte etichettiamo con degli epiteti poco carini come Marco Giordano, però No, Marco Giordano esce fuori da ogni discorso, li merita e basta. ecco, vedi, a parte questo sono d'accordo con lui, senza se e senza ma. Direttore, vorrei chiederti chiaramente, insomma, cosa hai pensato quando hai letto quello striscione. Devo essere sincero, Sì, io ormai alla mia età sono diventato atarattico, vivo le emozioni con molta parsimonia, sarà l'età del giudizio o l'età della senescenza, fate voi, ma non mi ha impressionato più di tanto. Me lo potevo anche immaginare tutto sommato. Pensavo che dopo il chiarimento avuto con la mediazione di Marco Giordano sul suo canale Twitch, dove lui brillantemente conduce, con l'avvocato Emilio Coppola che difende gli ultra della curva B, la cosa fosse chiarita. Evidentemente l'impatto mediatico è stato molto forte e hanno ritenuto di dovermi rispondere in maniera pesante. Posso solo dire che potevano fare meglio gli amici ultra, perché darmi dell'infame, che è un termine del gergo mafioso, che tra l'altro è sbagliato perché l'infame è il traditore, attenzione, ma io non sono un ultra, per cui non ho tradito nessuno, semmai posso essere contrario, semmai. È un errore che è un autogol da parte loro, perché usando un linguaggio mafioso si sono fatti un brutto autogol, perché poi la gente li etichetta per delinquenti, quando io invece so che gli Ultra 72 sono in realtà molto ampia e composita, dove ci stanno tante persone per bene, ma la maggior parte immagino, e tanti professionisti che conosco. Quindi penso che abbia fatto più male a loro che a me questo doppio striscione, uno messo davanti a Canale 21 e l'altro messo davanti allo stadio. Ribadisco, io ho dato una bella botta, loro hanno dato una controbotta, per me non c'è nessun problema, al di là del fatto che la parola utilizzata mi sembra un clamoroso autogol da parte loro. Potevano dirmi qualsiasi epiteto, mi potevano dire come fanno in tanti, chiarirlo, state zitto, non capisci niente, quello che ti pare, ma infame non fa bene a loro che vogliono dialogare con le autorità, tant'è vero che la Digos mi ha contattato, è venuta a Canale 21, insomma, fa le sue indagini e tra l'altro Canale 21 pubblicherà i video di sorveglianza dove ci stanno tutti questi, sono una ventina di loro, con volto coperto, vestiti di nero, solita divisa d'ordinanza, macchine scure, il classico insomma, il classico. Io ribadisco, sgombrando il campo da ogni emotività, loro hanno delle ragioni fondate, ma l'avevo già detto domenica sera, questo. Non è che sto usando un linguaggio diverso. Ho detto che a Napoli c'è una restrizione nell'applicazione del regolamento d'uso che è una cosa inaccettabile dal mio punto di vista, perché crea una disparità di trattamento tra i tifosi del Napoli e i tifosi delle altre squadre. Uno basta che guardi i tifosi della Sampdoria che sta retrocedendo, meravigliosi, che incitano la loro squadra con le bandiere che sventolano, che è bello. A Napoli non si può fare e questo non lo trovo giusto, quindi io a loro ho dato anche delle ragioni. Se uno guarda tutto il video, tutta la prima parte io l'ho spesa nel dare ragione a loro che bisogna lavorare per abolire certe restrizioni, perché io do tante ragioni a De Laurentiis ma una non gliela do. Io non ho la visione sua dello stadio salotto, sinceramente. Per me lo stadio deve essere un salotto, ma un salotto ribollente di tifo. Io lo stadio lo vedo come quello di Liverpool con la Cop,
lo vedo come quello di Francoforte, come la Recchi di Salerno, dove il tifo è straordinario. E io ricordo il Napoli dei miei tempi, dove il tifo era straordinario. Pochi anni fa noi abbiamo battuto nella corsa scudetto a 91 punti il Chievo Verona, ma secondo voi ha segnato Diavarà o quella partita l'ha vinta il pubblico? C'eravamo, il pubblico. Oh, allora, quando io dico vi dovete vergognare, perché io penso che il sangue ti ribolle se stai allo stadio e vedi il Napoli in difficoltà. È bello quando vince 3-0, siamo bravi tutti a fare bravi, applaudiamo e cantiamo. Il tipo vero si vede quando deve fare la differenza. Io non posso accettare che chi si dichiara ultra e quindi ritiene di essere più tifoso degli altri perché dedica tutte le sue energie dei fine settimana economiche e fisiche appresso alla squadra, deve essere il primo che quando scende in campo la squadra deve stare vicino e tifare fino all'ultimo secondo a squarciagola, aiutando la squadra nei momenti di difficoltà. Per me è una vergogna che chi si dichiara super tifoso decida di non tifare solo per rivendicare le proprie ragioni. La ragione ultima è il tifo per il Napoli, e allora si tifa. Poi si va ai tavoli e si ragiona, e se c'è da ragionare io sono il primo a dare ragione a loro, perché lo ribadisco, a Napoli ci sono delle restrizioni che sono inaccettabili, perché i tamburi, i megafoni, le bandiere con quelle aste di plastica che se tu le spezzi sulla schiena di uno l'asta in da 10 secondi e non ti fa male nessuno, ma quale corpo contundente è? Insomma, in uno stadio dove tolgono le stampelle agli invalidi, ma stiamo scherzando, si sta esagerando. Io ho gente che mi scrive con le lacrime agli occhi, hanno tolto la stampella a mio figlio perché non può entrare, l'ho dovuto portare in braccio. Allora, stiamo esagerando, anche perché noi non abbiamo due squadre, una sola. I tifosi avversari vengono presi, messi in un settore limitato, non c'è nessun contatto, a Napoli non succede niente. Quindi che senso ha applicare queste restrizioni se non per impedire agli ultra di fare il loro tifo? Ma tutto il mondo c'ha gli ultra, non possiamo pensare a uno stadio senza ultra, sarebbe un'altra cosa e io non voglio un'altra cosa. E ribadisco, le standing zone ci sono in tutti gli stati d'Europa, andrebbe fatta anche a Napoli, perché sennò questi arrivano e sfrattano chi ha il biglietto e c'è il posto, che da una parte si devono mettere. È un braccio di ferro che fa male solo al cittadino comune, al Napoli che non ha il suo tifo e alla città, perché poi la gente ci piglia per pazzi, dice ma come, qui stanno stravincendo il campionato e litigano tra di loro, vanno a Francoforte e fanno ammazzate tra di loro. È su questo che io dico vergognatevi, perché le ragioni diventano torti quando i comportamenti sono sbagliati. Spero di essermi spiegato bene una volta per tutte. Direttore, io ho una curiosità, quando tu ti sei soffermato su quell'insulto, sulla parola infame, ma sulla parola taci, a me suona di minaccia, hai avuto un po' di paura? Mia moglie sì, tanta. Io no. Che buono che mi ammazzano. Ma che me ne fotte a me? La mia vita l'ho già fatta, non mi interessa più niente. Voglio vedere il giusto scudetto, voglio vedere mio figlio crescere. Poi che fanno? Mi ammazzano? E che quando mi hanno ammazzato sono bravi a lasciare un tifoso napoletano senza il padre ammazzato da altri tifosi napoletani e non si vergognano veramente. No, non arrivano a tanto, io non li faccio così animati. Riccardo. No, io francamente c'è poco da aggiungere a quello che ha detto il direttore. Secondo me si sono attaccati ad un cavillo, andando a bypassare quello che era il tema centrale del discorso di Umberto. Il tema è uno e uno solo. Sì. Siete ultra, sì o no? Ah, sì, certo. È più importante rivendicare le vostre ragioni da ultra o sostenere la squadra? Penso che una decina di anni fa la risposta sarebbe stata diversa rispetto a quella attuale, forse, direttore. No, lo sai come mi rispondono? Perché io poi ho provato a dialogare con loro. Vabbè, ma se non facevamo casino nessuno poi interveniva, rimaneva sempre così. Io a questo voglio arrivare, vedi Umberto, cioè perché ne stavamo parlando prima, l'hai detto anche tu, il tavolo di confronto.
nel 2023 persone normali, per bene, insomma, se io e te abbiamo un qui pro quo, ci andiamo a prendere un caffè, discutiamo e magari... Se ce l'abbiamo io e Marco Giordano, parte capata. Sì, sono d'accordo. poi dipende sempre dai protagonisti della Sempre vicenda, no? Ovviamente, Un saluto all'amico Marco. esattamente. Ma è così impensabile fare questo tavolo di confronto questura Società Ha Sportiva detto Calcio Marco Napoli e che io faccio i rappresentanti guai delle e curve? lui a busca, la cosa non mi dispiace però. Su Marco? Neanche a Vincenzo immagino, Non io, è vero, non io è resto vero. super partes. No, noi allora, Vincenzo io per e Umberto solidarietà, al massimo piglia pure vorremmo lui. essere noi a picchiarlo, non Marco. Cioè, lo sfizio Che poi, che ce poi- lo vorremmo prendere noi. Ieri lo anche sfizio. noi che ci è entrato a gamba tesa in diretta vedi. rubando il microfono a Claudio Russo, ieri Esatto. sono cose, ecco, quelle merita la Salutiamo capata. Claudio. Salutiamo anche Claudio. No, però Umberto, tornando seri, ti volevo chiedere, è così davvero difficile pensare ad un tavolo di confronto questura Napoli e rappresentanti delle curve per provare a risolvere questo problema Ma che io non trovo gliel'ho insormontabile? anche detto, ho detto, ragazzi, voi attaccando me con questo striscione chiamandomi infame, vi siete fatti un autogol, perché così mandate a mare un possibile tavolo di confronto. Appunto. E non tanto per la mia persona, perché avete fatto una cosa che vi dipinge male, avete reagito male. Ma tu c'hai il microfono, noi no, chiamate, vi sarà dato, non c'è problema. Sono d'accordo con te Umberto, ancora una volta ti portiamo alla Però poi ti solidarietà. dico un'altra cosa, Vai. caro Vincenzo. Io domenica sera, perché molti mi chiedono, cominciando mia moglie, ma a te chi te lo fa fare di usare certi toni? Io l'ho voluto creare il caso. Io l'ho voluto scientemente creare. Primo, perché mi ribolle il sangue a sentire il Maradona silenzio. È una cosa che non sopporto. Nemmeno io. Primo, siamo davanti a un'occasione pazzesca. Non si può non remare tutti dalla stessa parte. Secondo, sapevo di creare un caso ed era quello che volevo, perché volevo mettere l'attenzione su questo tema in maniera forte, perché altrimenti non si sarebbe mai trovata una soluzione, mai portato al centro del dibattito. Poi caso ho voluto che il giorno dopo De Laurentiis andasse all'università e ne parlasse, alla sua maniera ovviamente, e quindi il problema è diventato centrale. Quindi piuttosto che chiamarmi infame dovrebbero scrivere: Chiariello, grazie per averci attaccato. Direttore, ancora una volta però massima solidarietà e soprattutto grazie per essere stato oggi qui con noi. Un abbraccio. Grazie a voi. Grazie ad Umberto